Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab. Oggi faremo una panoramica dei dispositivi WiDi DCMA. Il primo dispositivo di cui parliamo oggi è WiDi Master, quindi questo è il device di cui stiamo parlando. Questo dispositivo è uno dei dispositivi della famiglia WiDi DCMA. WiDi Master, a differenza di altri, funziona solo con porta DIN classica, quindi abbiamo il connettore che è quello più grande, che è quello del MIDI out, e poi c'è l'altro cavetto che è quello che ci permette di connetterci al MIDI in, quindi abbiamo in questo modo due connettori. Quello dell'out inoltre porta l'alimentazione, quindi fa funzionare il dispositivo WiDi. Ricordo che i dispositivi WiDi, quasi tutti comunque, si autoalimentano. Se questo non fosse possibile, quei dispositivi che necessitano di alimentazione hanno comunque delle porte USB dedicate per alimentare il dispositivo esternamente. Quindi WiDi Master è uno dei dispositivi, è probabilmente il primo dispositivo che è stato rilasciato e funziona appunto con porte DIN classiche, quindi sul nostro strumento avremo la necessità di avere la classica porta MIDI per connettere questo dispositivo. A WiDi Master non è possibile collegare nessun altro adattatore. Ricordo che non è necessario avere due dispositivi identici per comunicare tra di loro all'interno della famiglia WiDi, appunto. Potremmo avere un master e un altro qualsiasi dei dispositivi WiDi DCMA, e tramite l'applicazione possiamo configurarli e creare i nostri cavi virtuali, diciamo, le nostre connessioni, in modo tale che questi dispositivi non vanno mai a disturbarsi tra loro, anche se ne abbiamo diversi. Tramite l'applicazione WiDi possiamo aggiornare i nostri dispositivi WiDi, quindi apriamo l'applicazione. L'applicazione riconoscerà i dispositivi WiDi che sono alimentati, possiamo selezionarne uno, ci chiederà di abbinarlo, in questo caso io l'ho già abbinato, quindi mi chiederà solo, come vedete, di fare un update del firmware qualora non fosse aggiornato l'ultima versione, dopodiché con tutti i dispositivi che vengono selezionati, comunque che vengono configurati nell'applicazione, possiamo creare i gruppi e quindi collegarli e creare cavi virtuali di cui parlavamo prima, quindi le connessioni dei due dispositivi WiDi, due o più dispositivi WiDi, che andranno a comunicare tra di loro e a creare appunto la connessione di cui abbiamo bisogno. Questo era il breve focus su WiDi Master. Ci vediamo al prossimo dispositivo CME.